Oggi parliamo di consonanza e dissonanza. Quando parliamo di questi due argomenti, la cosa importante da cui partire è indicare subito che la consonanza e la dissonanza è una relazione tra suoni. Cioè, se io vi suono questa nota di per sé non è né consonante né dissonante. Solo se la metto in relazione a un altro suono, ecco che ho l'effetto di dissonanza o consonanza. E parliamo proprio subito dell'effetto, che è la cosa che chiunque di noi percepisce ed è la cosa importante da cui partire. Quando ho una consonanza, ho un effetto, una sensazione di riposo, di equilibrio raggiunto. Quando ho una dissonanza, ecco esattamente il contrario, tensione, movimento, equilibrio che deve essere raggiunto. Quindi, questa è una consonanza, è un effetto che è di calma, come abbiamo detto prima. Questa è una dissonanza, qualcosa che ha bisogno probabilmente di una risoluzione, di un arrivo su qualcosa. Questi sono gli effetti che noi sentiamo durante le esecuzioni di qualunque tipo, di qualunque genere di musica. Abbiamo momenti in cui ci sono consonanze e dissonanze che scorrono normalmente. Adesso è giusto magari chiederci, per cercare di capire ancora meglio quello che è l'effetto, perché ci arriva questo, da dove parte tutto ciò. Ecco, qui entriamo in un discorso un pochino più raffinato, prendiamo due filoni importanti. Partiamo subito dalla fisica, dall'acustica del suono, per cominciare a entrare nella spiegazione di questa consonanza e dissonanza. Un suono di per sé non è un unico semplice suono puro, nudo e crudo, ma è costituito da tanti altri suoni secondari, alcuni più evidenti, altri meno. Questi si chiamano gli armonici. Lo studio di queste relazioni di suoni secondari risale dalla notte dei tempi, quindi abbiamo proprio un'analisi delle vibrazioni. Il suono fondamentale a noi arriva inconsciamente, o perlomeno non in maniera così netta e cosciente. Noi non riusciamo immediatamente a percepire anche gli altri suoni, però alcuni, quelli che sono più evidenti, ormai ci sono entrati indirettamente nelle orecchie. E quegli armonici più evidenti sono quelli più consonanti. Ad esempio, per darvi subito un'idea, al suono fondamentale questo, che era il Do da cui sono partita, un armonico che è presente anche se a noi arriva quella nota come nota fondamentale è quello dell'ottava, che non ci dà assolutamente senso di tensione, quindi di dissonanza. Poi ce n'è un altro. E insomma, è un po' come sentire, adesso cerco di farvela semplice. Avete presente l'accordo di Do maggiore, quindi dove ciò che noi sentiamo è effettivamente il Do, ma insieme ci sono anche altre note che compongono questo accordo. Ecco, negli armonici a noi arriva il Do come nota fondamentale, ma nello stesso momento ci sono anche, in lontananza più o meno, tanti altri suoni. Quelli più evidenti sono anche quelli più consonanti e poi gli altri. Allora, quindi questo è un aspetto importante e questo vi dà anche subito un indirizzo di quello che è la relazione tra i suoni, più o meno evidenti. Tutti questi armonici concorrono, anche quelli meno evidenti ovviamente, alla formazione del timbro.
costituiscono l'impronta, l'onda sonora. L'onda sonora pulita è quella, avete presente, bella, l'onda libera, che possiamo avere con il diapason, tanto per darci un'idea chiara. Tutti gli altri effetti, la mia voce, la vostra, la voce di uno strumento, producono delle onde che sono più o meno frastagliate, che hanno proprio tutti questi armonici, a concorrere proprio alla formazione del timbro. Allora, proviamo a sentire, a rendere un attimo più leggero il tutto, ascoltando timbri diversi per capire la differenza di armonici. Non so se vi è mai capitato di sentir dire, ah, quella voce è piena di armonici, perché in alcuni casi alcuni timbri vocali presentano una risonanza maggiore degli armonici, altri meno, proprio per la natura costitutiva dell'apparato vocale di una persona diversa dall'altra. Adesso vi ho preso 3 voci famose. Le ho proprio suddivise in 3 micro esempi, uno vicino all'altro, cioè tutte e 3 canteranno lo stesso suono. Abbiamo voci, diciamo, di registro abbastanza simile, per rimanere anche in un confronto un po' più omogeneo, però sono 3 timbri totalmente diversi. Adesso, le voci sono di Eddie Vedder, sapete, cantante dei Pearl Jam, Leonard Cohen e Louis Armstrong. 3 timbri diversi. Li sentirete subito, adesso ve li faccio sentire. Eseguono una nota sola, quindi sono rapidi. Poi ve li faccio risentire, così se vi sono scappati li risentite subito. Attenti. È un attimo, effettivamente, a parte, vabbè, Louis Armstrong, che la voce più riconoscibile al mondo sicuramente. Però li avete sentiti? Sono 3 timbri diversi. Gli armonici personali di ognuno di loro risaltano anche in un'unica nota, in una singola nota. Allora, siamo partiti proprio dalla fisica del suono, dall'acustica, gli armonici, le relazioni che creano effetti più o meno riposanti o di movimento, consonanti o dissonanti. Qui è fondamentale adesso inserirci in un altro argomento, che è più della teoria musicale, quella della teoria dell'analisi basilare, quelli che sono gli intervalli, che sono alla base dello studio poi dell'armonia, delle relazioni degli accordi tra di loro che costituiscono proprio la composizione, la struttura della composizione. Gli intervalli sono proprio il riferimento che facciamo, una consonanza o una dissonanza in relazione a un altro suono. Quindi, dicesi intervallo, la distanza tra 2 suoni. Come la misuro? Numericamente, proprio in maniera semplice, tra Do e Sol, che è un intervallo consonante, è un intervallo di quinta, perché Do, Re, Mi, Fa, Sol, da Do a Sol 5 note. Quindi li misuriamo in questo modo, gli intervalli. Apro una parentesi fondamentale, perché poi per un intervallo sarà necessario fare questa premessa. C'è un'altra misurazione anche più raffinata, oltre a quella numerica. Si misurano gli intervalli anche per la distanza tra ogni singola nota adiacente, cioè tra Do e Sol, che vi ho detto prima, ci sono 5 note, chiarissimo, ma tra Do e Re, che cos'è la distanza? Tra Re e Mi, qual è la distanza? Cioè parliamo dei toni e dei semitoni. Se la cosa non vi è chiarissima, vi lascio poi in descrizione anche il link per il video dedicato ai toni e semitoni, per approfondire se vi serve. Però sono ovviamente quei minimi spazi tra 2 note vicine che possono essere più o meno ampi. Quindi, ad esempio, faccio un altro esempio. Do-Mi è un intervallo di terza, sia che io lo esegua simultaneamente come accordo o in successione, stiamo analizzando la distanza. Do, Re, Mi.
Do, re è un tono, re, mi è un tono. Questo intervallo si dice un intervallo di terza maggiore. Ecco che qui ho aggiunto quell'altra cosa fondamentale per misurare gli intervalli. Do, mi bemolle è sempre mi, però ha una modifica, quindi è sempre do, re, mi, ma sono scesa di un semitono, quindi non è più lo stesso intervallo. Se questo era terza maggiore, provate a indovinare come sarà questo, terza minore. Quindi gli intervalli possono essere maggiori o minori, non tutti, capisco che qui diventiamo un pochino complessi. In altri tipi di intervalli si misurano dando la definizione di intervalli giusti, eccedenti o diminuiti. Se aggiungo un semitono diventa eccedente, se lo tiro indietro è diminuito. Chiudo la parentesi. Perché? Perché proprio negli intervalli, questi intervalli, alcuni sono più o meno consonanti, come abbiamo detto prima, di quinta consonante, di ottava consonante, di seconda dissonante, settima dissonante. Poi nella sequenza, nei conteggi, nei vari intervalli, ce n'è uno famoso che si chiama tritono. Ecco perché ho dovuto farvi quella mini spiegazione sulla misurazione raffinata, perché si chiama tritono perché è formato da 3 toni. Ed è un intervallo che fin dalla notte dei tempi, fate conto che i teorici del Medioevo lo chiamavano l'intervallo diabolico, diabolus in musica. È questo. Fa, si. È un intervallo che è sempre stato giudicato un intervallo da prendere con le pinze, da starci molto attenti sia per la difficoltà di intonazione che proprio per l'effetto prodotto. E nel tempo proprio era considerato l'aspetto proprio negativo, chiamarlo l'intervallo diabolico, dà subito l'idea. Come sempre i teorici stabiliscono delle regole, ma poi c'è chi le supera o le fa diventare sempre meno così vincolanti, per fortuna. Guardate questo inizio di questa composizione. Après une lecture de Dante, Franz Liszt. L'inizio è una bella sequenza perfetta di intervalli di quarta eccedente, ovvero tritono, in discesa la mi bemolle, la mi bemolle, mi bemolle. Ascoltiamo questo inizio. È un inizio che non ci sconvolge e dal Medioevo a oggi di musica ne abbiamo sentita tanta, quindi le nostre orecchie non sono così digiune da effetti sonori particolari, da dissonanze, tanta musica popolare le utilizza, ma non solo il jazz, insomma ormai davvero siamo abituati ad ascoltare tanta musica molto varia. Il Novecento, anche dal punto di vista classico, ha portato tante innovazioni. Quindi, qui, con questo esempio, vediamo come quell'intervallo che era un intervallo, il tritono, assolutamente negativo, è ancora, per gli studenti di armonia complementare, fare un errore di falsa relazione di tritono, ancora oggi, è un errore da bocciatura. Così come fare un errore di quinte o ottave, intervalli di quinta o intervalli di ottava, paralleli. Quinte parallele. Se io vi faccio questo, vi dice qualcosa? Guardate e ascoltate questo inizio.
Questo è l'inizio del terzo quadro della Bohème di Giacomo Puccini. E qui vedete la trascrizione per pianoforte, ma così li vedete proprio bene queste benedette quinte parallele. E questo sarebbe un errore da bocciatura. Ma come abbiamo detto, noi abbiamo sì delle regole, o perlomeno ci sono, è importante conoscerle. Più le conosco e più le so manipolare anche, a ragion veduta. Nel tempo le regole del Medioevo si sono ovviamente trasformate. L'effetto della dissonanza e della consonanza è un effetto oggettivo che la maggior parte di noi avverte. Da che cosa è formato? Lo abbiamo visto, sia da un aspetto proprio fisico del suono, che anche da un'abitudine, ma le abitudini e l'esercizio del nostro orecchio può mutare nel tempo. Quindi, se questa è una dissonanza e questa è una consonanza, siamo tutti d'accordo. Ma, per concludere con una citazione che ritengo perfetta, ciò che oggi è lontano, domani potrà essere vicino. Questo l'ha detto Schoenberg. A lui ovviamente serviva molto. Nel suo trattato di armonia indica una cosa sacrosanta. Non tutto ciò che oggi è strano lo sarà anche domani. Alla prossima.